Buongiorno web amici, benvenuti a un altro video da calendario. Oggi parliamo di nuovo di Evoque. Parliamo di Evoque perché volevo farvi vedere la differenza tra l'Evoque originale, che in questo caso qua parliamo della Urban Classic, che la vedete qui sulla mia sinistra, e la differenza della customizzazione che ho fatto della invece mia, quindi dell'altra Urban Classic customizzata da me. Adesso faccio una panoramica intorno e vi faccio vedere che cosa ho modificato e ve lo spiego. Vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere la campanellina per vedere il prossimo video, iscrivervi Instagram, Telegram, dove siamo oltre 350 appassionati di mobilità elettrica, trovate i link sotto al video. E non ci resta che andare a vedere le differenze. Iniziamo dal frontale. La prima cosa che si nota subito all'occhio è la presenza del cupolino, cosa che qua non c'è. Un'altra modifica che ho fatto, come potete vedere qua, il faro è stato arretrato, quindi ho usato questa staffa, vedete questa, e l'ho portato tutto indietro mettendo anche la freccia, e così almeno è un po' più compatta. Se noi vediamo la differenza, vedete, quella è larga, come vedete c'è tanto spazio, mentre questa è più compatta, anche se c'è il cupolino, ma vedete che il faro è molto vicino alla forcella. Un'altra cosa che ho fatto, una griglia sotto, vedete, invece che nera, questo color qua alluminio con le maglie un po' più piccole, sia laterale che frontale. Frontale vedete che è fatto in questo modo qua, così nero, mentre io l'ho fatto con la stessa sagomatura ma sempre con questa griglia, in modo da poter vedere le ventole della ricarica. Altra modifica, oltre alla leva che si può regolare, ho messo la leva anche dal lato sinistro, e infatti con quella freniamo dietro e con questa freniamo solo più davanti. Infatti, se vedete, ha il passaggio da una pinza all'altra, mentre nell'originale, come vedete, non ce l'ha, perché ce l'ha a piede, dove io l'ho tolta. Infatti, se vedete, lì non c'è più. Un'altra modifica è anche il portatarga. Come vedete, il portatarga sulla ruota, ok, quindi col braccio con la ruota, e ho tagliato tutta questa parte qua mettendo una finta presa d'aria. Infatti, se andiamo a vedere l'originale, come vedete, questo è l'originale con l'attacco per la ricarica qui, e è rimasto invariato, vedete, così. La ricarica che c'era dietro l'ho spostata qua, quindi eccola qua, basta tirare su e abbiamo la presa Mennekes tipo 2, come vedete. E una Mennekes tipo 2, diciamo che è quella più comune che si usa rispetto alla tipo 1. Infatti, se voi vedete, questa qui è la tipo 1, ok, è un po' più piccolina. Altra modifica che ho fatto è la freccia incorporata dentro il faro. Vedete le frecce incorporate nel faro. Un'altra modifica che avete già visto è anche un pulsante che ho messo qui, dove abilita il rumore. Questo rumore è controllato, sentite, dall'acceleratore. Con un'app possiamo modificare 4 suoni diversi, aumentare e diminuire il volume. Nel momento che non acceleriamo più per un tot di tempo, come sentite, si spegne. Per riavviarlo basterà di nuovo muovere l'acceleratore e riparte di nuovo il tutto, e con il tasto, quando non serve, basta spegnerlo e, come vedete, si è tolto. Un'altra modifica che ho fatto sotto la sella, ho creato uno spazio dove, vedete, si può tranquillamente mettere il cavo di ricarica, quindi la Mennekes maschio, Mennekes femmina e il cavo, in modo che ce lo possiamo portare sempre dietro e poterla caricare dove vogliamo. E un'altra modifica, come avevo fatto già vedere, è anche
l'accensione, vedete a distanza, con questo antifurto dove ci fa vedere anche la pressione dei pneumatici. Per oggi è tutto ragazzi, ci vediamo a un prossimo video da Credentario. Ciao ciao!